Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli tra calciomercato e campo, perché non si placa l'insurrezione in Italia per quanto riguarda, la situazione di De Bruyne, il gol al Genoa era fallo, non fallo, eccetera. Anche dopo le parole di Orsato e le dichiarazioni di Orsato, comunque non vi calmate, tenete a bada i vostri fegati perché il campionato è ancora lungo. Calciomercato, ci sono un paio di notizie da andare a leggere per quanto riguarda due imminenti cessioni, la situazione Noah Lang, esce non esce, si libera lo slot, facciamo il punto anche lì, passando per il rinnovo di Anghissà, ricostruendo dalle parole di Manna di qualche giorno fa arrivando ad oggi, dove la Rai cerca di mettere del pepe, no, finisce a parametro zero, si vuole accordare con la Juve e quant'altro. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, come sempre iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace il video un bel like, fa piacere in primis al sottoscritto, diamo una mano all'algoritmo e poi mi date una grossa mano comunque a far crescere il canale stesso. Non è assolutamente fallo, il braccio non si apre e a parti inverse non sarebbe stato rigore. Almeno queste le dichiarazioni che ci arrivano di Orsato, e quando parlava il designatore arbitrale l'anno scorso, anni addietro, comunque non è che dopo continuava l'insurrezione su un determinato episodio. Questa sta continuando, noi ce lo segniamo tranquillamente come segniamo tutti gli episodi di un campionato, e arriveremo poi alla fine a tirare le somme e ci sarà una costante che poi non è quella che il Napoli ha rubato punti o ha più punti di quelli che ha fatto in campionato per determinati episodi. Non sarà mai quella la costante, ma noi ci segniamo tutto e poi vedremo a fine campionato. Non mi dilungo perché non mi voglio, inserire, ecco, in questa situazione mediatica che andrà avanti fino magari fino a settimana prossima, la porteremo avanti per mesi. E ricordate la situazione De Bruyne col Genoa eccetera, quando nessuno, o forse dimentica qualcuno, un episodio così è andato a prendere del passato. Benissimo, Kvaratskhelia, calcio di rigore contro il Como, caricato da dietro con il calciatore del Como che si disinteressa completamente del pallone, lo scaraventa a terra e lì venne detto no, ma è uno scontro di gioco. E allora oggi facciamo questa insurrezione in comune, tutti quanti sulla stessa linea. Viviano che dice calcio di rigore dappertutto, dei cani, no, anche in Premier è calcio di rigore. Ragazzi, non è assolutamente fallo, il braccio non si apre e a parti inverse non sarebbe stato rigore. Fatevene una ragione. Detto questo, la situazione sul rinnovo di Anghissà, partiamo da questa perché c'è da sottolineare qualcosina e difenderci anche qui da stampa avversa. Detto ciò, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna fa il punto al mercato dei microfoni da DAZN, questo 2 giorni fa, tra il rinnovo di Anghissà, la scelta del tecnico e le strategie in attacco. Con Anghissà stiamo parlando per rinnovare il percorso di vita e professionale a Napoli, non siamo lontani. Zambo è una persona intelligente, se dovesse pensare di andare altrove lo faremo a fine stagione dopo un anno insieme, ma non credo che sia questo il caso. Sulla panchina la certezza è totale, Allegri eccetera eccetera. Poi si è parlato dei rinnovi, ma sono chiacchiere di qualche giorno fa, quindi che abbiamo già sentito e magari voi avete già letto. Le ho solo riprese per andarmi a collegare poi con la notizia di oggi che lancia la Rai. Anghissà chiede 6 milioni, la Juventus lo vuole a 0. Si complica la trattativa per il rinnovo di André Frank Zambo Anghissà con il Napoli, le parti stanno negoziando senza soluzione di continuità. Manca infatti l'intesa economica. A rivelare le ultimissime Ciro Venerato. Ogni volta che parla Ciro Venerato le pinze, le mollette, mettetela come volete, così la dobbiamo prendere la notizia. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato, che poi ne azzecca una su 1 milione, nel corso del suo intervento ai microfoni della domenica sportiva su Rai 2 ha affermato: Anghissà, gatta Cicova, il Napoli ha offerto 5 milioni a stagione per più anni, il giocatore vuole 6 milioni più il bonus alla firma, almeno questo è quello che ci dice. Sapevamo che avevano chiesto 6 milioni, ma del bonus alla firma magari hanno ricamato qualcosina in più per dare nell'occhio. Poi vedremo, ovviamente il tempo è galantuomo. Lo stesso Venerato racconta poi che sarebbero le perplessità quali sarebbero le perplessità della società campana. Il Napoli sospetta che il calciatore punti a svincolarsi e qualora andasse via da Napoli a parametro zero nel 2027, sappiamo bene che Luciano Spalletti stravede per il suo ex allievo e lo vorrebbe alla Juventus.
È solo una supposizione questa cosa della Juve, tanto è vero che è circolato e credo l'avete visto il video di Anghissà quando il Napoli ha segnato e quando abbiamo portato comunque il match a casa contro il Genoa. Anghissà è sul pezzo, Anghissà è sul pezzo con il Napoli e si troverà magari anche la quadra sul rinnovo. Il tempo è galantuomo e quindi dobbiamo assolutamente un tantino difenderci da queste chiacchiere che poi mettono solo. Zizzani ha detto ciò. Il mercato e le due cessioni imminenti. Manna lavora a due cessioni imminenti per quanto riguarda l'asse Napoli-Monza, almeno questo ci fanno sapere. E le due cessioni potrebbero essere quelle di Foloruscio e anche di Khedira. Su Khedira c'era anche il Frosinone, ha parlato il presidente, stiamo valutando 3-4 attaccanti eccetera eccetera, vedremo poi se Khedira finisce al Frosinone e Foloruscio lo piazza al Monza, ma a quanto pare potrebbero finire tutte e due al Monza, anche perché il Monza ha mezza squadra infortunata, non mezza ma un bel po' di infortuni, e ovviamente qualcosina sul mercato la andranno a fare e magari Manna piazza questi due calciatori al Monza e sfolliamo al di là dei posti in lista che potrebbe liberare Noah Lang, ma le ultime su Noah Lang diciamo che vedono un Ajax che si è defilato totalmente. L'Atalanta ha offerto 3 milioni per il prestito, se non vado errato 2 più 1, e 20 milioni col diritto di riscatto. Questa è la situazione che vorrebbe comunque l'Atalanta. Però poi andiamo a leggere offerti 40 milioni per Bowe del Bologna, la stessa Atalanta. Allora diciamo che se vi presentate dal Bologna con 40 milioni per Bowe e venite a Napoli e volete a Lang col prestito, il diritto di riscatto, magari anche un pacco regalo vicino al bonus alla firma che vi diamo noi a voi, eccetera. E allora, se la mettiamo così, fate voi, casta la penna e il foglio. Ovviamente scrivetele voi le trattative come le volete fare, però se vi presentate da una società dove volete anche superare la soglia di 20, 25, 30 milioni offrendone anche 40, almeno queste sono le ultime, l'offerta che ha fatto l'Atalanta per il calciatore del Bologna, poi può darsi pure che ci sia poco di vero, però se dovesse essere così, caro Napoli, prendine atto e cataloga le situazioni e le società quando in fase di calciomercato vengono a bussare e quant'altro. Io solo questo ovviamente chiedo al Napoli, che poi il calciomercato sia un periodo di trattative e sia un periodo complicato per tutti, trovare la quadra su formule, cessioni, fair play, paletti, e dal punto di vista economico senza steccare niente e diciamo rientrare ecco in tutte le situazioni che ovviamente devono essere fatte come si deve quando c'è una cessione o un acquisto. Questo non è assolutamente, diciamo, una novità, ecco. Quindi facciamo le cose per bene e cataloghiamo chi arriva a bussare in casa Napoli per quanto riguarda qualche calciatore, se si offre qualcosina in più da qualche altra parte e invece da noi ti vuoi mettere comunque stretto, no, non mi posso muovere, voglio diritti di riscatto e quant'altro. Ultima ma non ultima per importanza, la cessione di Obaretin all'Orient. È successo ovviamente qualche giorno fa, io me la sono tenuta quando diciamo parlavamo poi di calciomercato, perché abbiamo per fortuna abbiamo parlato di campo nella live di ieri ma anche nel video prepartita, e quindi me la sono tenuta qui per metterla poi in aggiunta a fine contenuto, e mi auguro che siate arrivati ovviamente fin qui. L'affare per quanto riguarda il calciatore del Napoli Obaretin ceduto all'Orient, i dettagli dell'affare con il club di Ligue 1. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, la società azzurra ha raggiunto un accordo definitivo con il Lorient per la cessione di Nosa Obaretin. La formula concordata dalle due società prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro in favore del club, ovviamente transalpino. Dopo le passate esperienze a livello giovanile nei campionati minori, per il giovane difensore italo-nigeriano si spalancano le porte di un'esperienza internazionale. Il trasferimento all'Orient rappresenta una tappa fondamentale per consentire al calciatore di trovare continuità e accumulare minutaggio prezioso sul terreno di gioco. Ovviamente è una scelta ponderata, credo, anche dal calciatore per andare a giocare e misurarsi in un altro campionato. Il Napoli comunque
l'ha ceduto con un prestito con diritto di riscatto. Ecco perché non possiamo cedere tutti con prestito e diritto di riscatto. Si è fatto adesso, se ne farà qualcun altro, ma diciamo che se non vado errato sono 9 le possibili operazioni nella sessione di mercato in prestito con diritto, dove non rientrano però le operazioni per gli under 22, cioè puoi cedere anche 200 under 22, prestito con diritto di riscatto, non vanno a scalare le 9 possibili che puoi fare nella sessione. Però vedremo come andrà a finire questa situazione attaccante, perché Allegri vuole l'attaccante, un'altra punta il Napoli la vuole fare, però vedremo poi quale sarà lo slot libero per far entrare l'eventuale punta, anche perché le ultime su Guiu danno un Manchester City, lo vorrebbe anche Maresca, si è scatenata comunque l'interesse di mezza Europa, e o si fa presto e magari riesce a convincere calciatore e società al limite con un'eventuale percentuale sulla rivendita. Potresti inserire la recompra, ma è comunque è una situazione diciamo pericolosa, perché poi ti spacca il calciatore se lo ricomprano e tu devi ritornare sulla punta, devi reinvestire comunque tempo, denaro, eccetera eccetera sull'attaccante. Però è una situazione che comunque si complica e diventa ancora più difficile poi competere con colossi dal punto di vista economico e di campionato per quanto riguarda il City o qualche altra squadra di Premier. Detto questo, ovviamente sempre Forza Napoli, come dico sempre a fine video. Ciao.